E ciao a tutti ragazzi, ed oggi vi do il benvenuto in un nuovo spin-off. Sono su una nuova mappa che mi serviva per fare un qualcosa di forestale, adesso ne parliamo, e la mappa in questione è la Chainsaw Valley. Mappa che è presente sia per PC che per console, quindi è disponibile per tutti. L'inizio, adesso vedremo un 5 minuti neanche di timelapse perché ho voluto, come dire, addobbarla e sistemarla secondo mie esigenze. Quindi qua non vedremo agricoltura nel senso di andare per campi, infatti il primo campo che avevo qua l'ho già, come dire, sprecato, tra virgolette, per sistemare un capannone che sarà il capannone principale dove avrò i miei mezzi. Ripeto, sarà una serie forestale e come ho portato ancora in Farming Simulator 19, poi l'avevo un attimo abbandonata perché avevo fatto una serie con il buon Giuliano, che saluto e ringrazio. Tra l'altro uno di questi giorni uscirà anche un suo video e sarò ospite, quindi vi lascio qua in alto a destra il suo canale per chi non dovesse conoscerlo, anche se dubito, e andate a trovarlo, insomma, che anche lui porta una sua serie e nello specifico in questo momento sulla mappa che non riesco a nominare, però quella francese originale, diciamo, ecco. Sì, potrei dirvi anche How It Baileron, però sembra sempre una mappa più veneta che francese, secondo la mia pronuncia. Ma a parte questo, ripeto, vi volevo portare qua per mostrarvi anche diverse decorazioni. Saranno tutte inserite in descrizione al video, quindi le troverete poi. E sono importanti perché alcune veramente danno un tocco così, qualcosa di veramente veramente carino e insomma lo vedete da voi. Vi ho fatto il time lapse apposta anche perché sennò durava più di mezz'ora solo questa parte e poi andremo ovviamente a far legna. Inoltre vi anticipo che visto che ridurremo e andremo a desertificare questa mappa, per compensare un altro campo qua dietro lo terrò, come dire, eh, per compensare, diciamo, e quindi inserirò vari pannelli solari. Ma vabbè, tanto vedrete qua la creazione di zone, strade, stradine, texturizzazioni varie e poi vedremo appunto il gameplay. Intanto vi devo ringraziare ovviamente tutti, sia gli iscritti che gli abbonati, 13.400, sì se non erro, e quindi mi fa molto piacere e mi fa molto piacere anche gli abbonati, gli ultimi arrivati, e devo citarne alcuni, magari alcuni li ho già citati, ma è meglio secondo me ringraziarli due volte piuttosto che per sbaglio dimenticarseli. E quindi Giovanni Tonolo e Nichols, che sono quasi sicuro di aver ringraziato, ma ripeto, una volta in più non fa male. E voglio ringraziare invece per bene, perché posso farlo anche per questi video qua, non sono in presa diretta, ma ovviamente, come capite, ho preregistrato, diciamo, il materiale video. Ringrazio Andrea Tosi, Mattia Magnum e Agri Riga 4.0. Tutti quanti adesso avete anche accesso alle live, anche perché sì, questa è una pseudo novità che non è inserita, diciamo, nel piano dei 15 più vantaggi, ma quel più sta proprio in quelle cose in più che faccio anche senza, come dire, magari che siano pubblicizzate, però le faccio per voi, come ad esempio vedi Instagram, chi è abbonato sa che insomma ha più visibilità anche con storie eccetera. Ma le live cosa sono? Le ho fatte per abbonati e diciamo la cadenza dovrebbe essere circa una settimana sì, una no, quindi un paio al mese, ma dipende, possono essere due come tre, non è un problema. E l'ultima live, appunto, gli abbonati sono stati qua in mia compagnia, non hanno visto purtroppo tutto ciò nella creazione perché il video era già stato fatto e la mappa era già pronta. Ora lo vedono, quindi cari amici adesso lo vedete da dove è nato il tutto. Però si siamo divertiti perché sono andato a fare un po' di legna. Vi ho mostrato anche un attimo il discorso dei Carraro perché devono ancora uscire al momento, usciranno domani, anche lì tra l'altro chi vuole può
usufruire del mio codice partner e mi aiuta appunto con tutto quello che faccio, insomma, fate anche vedere che movimento il gioco, insomma, e la Giants vede appunto, insomma, che promuovo bene i loro contenuti. Poi ovviamente deve farvi piacere, deve interessarvi il DLC, eccetera, non sono qua che obbligo nessuno, ci mancherebbe. Da questo punto in poi inizia realmente anche l'episodio, nel senso non che il timelapse non fosse, come dire, parte dell'episodio, però era più una fase preparatoria. Da qua in poi invece iniziamo seriamente, quindi vi faccio vedere anche un po' i mezzi, o li intravedete, e sono tutti dedicati e specifici per la parte forestale, vi ripeto, perché la farò anche in qualche altro episodio, ve lo dirò anche nella serie in Trentin, faccio un po' di forestale, certo, però si finisce diciamo più o meno lì. E siccome appunto è una parte che mi piace fare tanto, ma secondo me bisognerebbe anche appunto sfruttare magari alcuni mezzi, all'inizio non si riesce, quindi ho optato diciamo per dotarmi appunto di mezzi e serie apposita per sfogare questa passione di andare insomma a fare un po' di legna. Ho scelto i migliori mezzi che potevo scegliere fino a questo punto, alcuni li ho lasciati indietro anche per poterli comprare magari più avanti, perché è giusto insomma movimentare la serie. Quindi intanto oggi andremo, cioè inizieremo con il carico del Komatsu su questo pianale, lo trasporteremo fino alla zona designata, faremo una bella stradina, nel senso dovremo fare diversi tornanti per salire e per arrivare alla zona dove c'è il lotto diciamo da disboscare, e poi ovviamente ci saluteremo. Intanto stiamo qua facendo due chiacchiere, ci raccontiamo del più e del meno, delle novità eccetera, e appunto quello che vi dicevo prima, chi ripeto Sabona vede anche magari o qualche spezzone diciamo di episodio prima o magari dopo. Le altre volte hanno visto nascere delle serie, in questo caso vedono invece la serie come è nata, quindi è anche carino. Della serie non è che vi voglio nascondere qualcosa o perdete delle parti, che comunque riuscite ovviamente a seguire la storia, gli episodi eccetera, però secondo me è anche carino vedere quel qualcosa in più fatto appunto, come dire, dietro le quinte, che queste live sono in più ai video stessi dietro le quinte che porto mensilmente, che sono video da circa 3/4 d'ora, 50 minuti, dove spiego delle cose, delle chicche, faccio vedere delle cose che poi magari, anzi molto spesso poi non mostro pubblicamente, anche perché è giusto così, insomma. Quello è sempre stato il video di punta per gli abbonati. In questo caso ad esempio anche lo stesso Mattia Magnum mi ha chiesto se potevo mostrargli come si creano i film video, tutti i trucchetti eccetera, fa parte del livello appunto di abbonamento, e sarà mio compito, sarà mio onere ed onore mostrargli come fare, quindi sarà inserito tutto nel video appunto di fine mese, quindi più o meno settimana prossima, e ok, gli spiegherò il tutto. Tornando a noi qua appunto vediamo che il Komatsu è arrivato sul pianale sano e salvo, diciamo, sono contento, è un pianale dedicato, è un pianale adibito apposta per questi trasporti di mezzi forestali, quindi come vedete appunto salgono su e poi è abbastanza ribassato. E poi qua mi sono trovato da soliti modder HR und Fahrzeugbau, non mi ricordo mai esattamente la pronuncia, però sono quelli anche che hanno creato il WF Track su base JCB che utilizzavo nell'Ellerbach. Stanno portando anche in questo capitolo diverse mod proprio per la parte forestale, quindi questo trattore stradale MAN qui, l'altro MAN che ho sotto il capannone, il semirimorchio, sono tante cose loro, e pian pianino ne porteranno anche sicuramente delle altre per accontentare il Nico, che è un deforestatore pazzo quando si mette, perché insomma già che si può nel gioco insomma ne approfitto e mi diverto a manovrare gru ed affini.
Infatti anche lì nella live se ne parlava e Andrea Butani mi ha anche sfidato a utilizzare il processore con solo mouse e tastiera. Devo dire la verità che ovviamente è un po' faticoso, cioè anzi togliamo un po' faticoso, è faticoso. Più che altro è lungo perché se ci si prende la mano si riesce, però non si riesce secondo me a fare le combo, cioè non potete far più di due cose assieme, invece qui joystick ne fate 2-3 anche assieme perché ruotate la cabina, alzate il braccio, allungate lo sfilo, quindi c'è tanto da fare con due joystick e io ve l'ho sempre consigliati se uno appunto è appassionato e gli piace insomma andare con telescopici, pale gommate, gru eccetera, è come dire un investimento da fare. Poi al minimo, come vi ho sempre detto e ve lo racconterò anche più avanti, che vi ho detto che se entro la fine dell'anno arriviamo a 20.000 iscritti vi farò il video postazione, quindi vedrete dove sono fisicamente i miei device, come vengono chiamati, tastiera, mouse eccetera, tutte i joystick eccetera, anche il volante, che in tanti mi chiedono se ho un volante o no. Lì ragazzi è anche facile da capire perché come vedete il volante qua gira diciamo a gradi, grado per grado, è fluido e se vedete un gameplay in cui il volante gira così, di norma 99 volte su 100 uno al volante, perché col joystick, col joypad intendo, forse si riesce a simulare il volante, però non sono sicuro. Invece se vedete un gameplay col volante che gira a scatti, lì significa che uno sta giocando ovviamente con la tastiera. Ci sono sempre esistite mod che aiutano a, come dire, a sfruttare meglio la tastiera per girare il volante, però ovviamente la sensazione che avete se avete un volante è meglio. Ripeto, non serve chissà cosa di volante, veramente ne basta uno. Io ho giocato per 16 anni, in realtà l'ho avuto per 16 anni, non è che tutti quegli anni ho giocato, però ho avuto per 16 anni un Logitech e dal 2002 fino tipo al 2018 in pratica, a fine dei conti, perché infatti se aveva 16 anni la matematica non è un'opinione, e ha fatto il suo dovere. Poi se un po', come dire, non funzionava tanto bene, dava di falsi contatti e ho dovuto insomma anche sostituirlo. Però ecco, vi dicevo, come minimo il mio pensiero, la mia opinione è, se volete anche giocare bene, che non c'entra tanto con i joystick eccetera, però se volete avere un ausilio come dire iniziale che fa molto comodo, vi consiglio un mouse con i tasti laterali. L'avrò anche già detto, però ormai oggi siamo qua nello specifico di parlare di accessori eccetera. Un mouse con tasti laterali, è vero che la tastiera uno dice ci sono su talmente tanti tasti che uno ne avrebbe anche a sufficienza, però quello vi potrebbe aiutare anche oltre il gioco, perché poi i tasti sono programmabili, quindi uno per assurdo potrebbe anche programmarli per varie comodità. Si utilizza il computer in altri programmi, banalmente, che ne so, copia e incolla, invece che fare CTRL C, CTRL V, si, come dire, fa le macro dei tasti e si trova diciamo la funzione già fatta e finita su questi tasti appunto, ecco. Però a livello di farming può essere comodo, per esempio io ho questo mouse che anche quello ha i suoi anni, perché ne avrà 9 quasi, e che lateralmente ho 12 tasti, e per dirvi gli ultimi sono disposti in file da 3, quindi 3, 6, 9, 12. Le ultime due file, i primi due delle ultime due file sono XV e andando sotto BZ, quindi sono comodo e rapido se per caso sto guardando dall'esterno eccetera, ad avere quei tasti lì già sul mouse senza dover spostare le mani, che sia a sinistra o a destra. Insomma, io ve lo consiglio, ecco, se siete veramente alle prime armi e volete un attimo evolvervi e star comodi, ripeto, oltre al gioco, perché una spesa del mouse, voglio dire, va anche oltre il gioco. Ecco, il volante sicuramente non vi dico sì, vi è comodo per scrivere su Word, no,
però un mouse così è comodo per molte operazioni, magari utilizzate altri programmi, ripeto, potete farvi le vostre macro dei tasti, che significa programmare i tasti. C'è il programmino suo della Logitech che vi dice cosa vuoi assegnare a questo tasto, magari una combinazione anche Alt F4 se volete, Ctrl Alt Canc, qualsiasi combinazione che può servirvi. Tra l'altro adesso io, oltre a Farming e pochissimi altri giochi di simulazione non gioco, però so che alcuni giocano, appunto, ho visto in giochi che ci sono super mega combo da fare con 50.000 tasti. Uno potrebbe farsi la combo, registrarsela e ce l'ha lì sul pulsante. Comunque vabbè, basta, ho già parlato fin troppo del discorso mouse e bottoni, però mi faceva piacere. Ormai sapete, parto con un argomento, mi viene in mente, voglio un attimo estenderlo ed elaborarlo. Intanto direi di parlare anche di questa fantastica stradina, che a me una strada così in mezzo ai boschi piace veramente tanto. Infatti per la serie Sandali con i calzini, la serie tedesca, diciamo quella ufficiale, io sto aspettando con ansia la Cornau, spero esca. Teoricamente avevano detto di sì gli autori, ho saputo tramite il mio caro omonimo Nicola, che aveva scritto lui, si era informato, mi ha detto sì che l'avrebbero convertita. Mi auguro insomma non ci metta troppi mesi ad arrivare, perché sarei, come dire, felice e contento di stanziarmi là, perché sì, ho avviato una carriera, diciamo, tedesca, che sì lo è, sulla New Bartelshagen, non riesco mai a pronunciarlo, però non è una vera serie, è uno spin-off come questo, quindi questo è il quarto. Teoricamente non ce ne saranno altri spin-off, e se ci saranno non avranno questa cadenza, perché di questi quattro, quindi serie Est Europa, serie Inghilterra, nord della Germania e questa forestale, che teoricamente non si sa ben dove siamo, è l'unica che non voglio, diciamo, come dire, fissarmi e focalizzarmi su una determinata regione geografica. Voglio essere, come dire, tranquillo e poter usufruire dei vari mezzi che mi verranno proposti a livello forestale. Se no poi, se dico sono là, mi sento legato a utilizzare o a non utilizzare determinati mezzi, perché appunto non ovunque, insomma, ci sono insomma, nel mondo, in determinate parti del mondo esistono dei marchi che in altre parti non ci sono, quindi cerco sempre di, come dire, far del mio meglio, sapete, sia a livello di mezzi che a livello di lavorazioni e attrezzi, e quindi anche le stesse colture, di portarle che siano coerenti col luogo geografico. Qua, diciamo, ecco, vorrei restare nel limbo del non si sa dove siamo in una foresta sperduta, quindi così posso utilizzare tutti i mezzi forestali a mio piacimento, ecco. E boh, primo taglio, ragazzi, quindi finalmente anche qua è stato il timelapse, la partita, la serie è iniziata ufficialmente con il trasporto, ma ancora cioè con ancora più ufficialità inizia la serie ora che ho fatto il primo taglio. Devo dirvi, come ho appunto detto nella live agli abbonati, non sono purtroppo molto soddisfatto di questo Komatsu. Volevo un attimo variare, quindi non volevo fare una flotta di mezzi e comprare il solito Ponce. Dico dai, compro Komatsu, però i tronchi grandi, gli alberi grandi non riesce a tagliarli, lo sfilo non è proprio adatto alle mie esigenze. È sempre meglio che l'altro Ponce, che ha il braccio non attaccato alla gabina ma davanti, e quindi insomma sono più comodo su quel frangente lì, però speravo in qualcosa di meglio. Parlo a livello di modo, ovviamente in realtà sono sicuro che sarà un ottimo mezzo. In questo caso purtroppo mi limita un po' per certe azioni. Comunque vedremo di fare del nostro meglio anche qua senza nessun problema. Come qua vedete lo sfilo, insomma, ci mette un attimo ad arrivare, poi la profondità di campo su Farming sappiamo com'è, e la combo delle due cose insomma mi ha portato ad avanzare ancora un altro po'. Mi preparo appunto un po' di tronchi e poi vi anticipo che la prossima volta che vedrete la puntata saranno già stati caricati sul Ponce, perché l'ho fatto appunto in live.
però visto che ho fatto vedere il carico, nel prossimo episodio molto probabilmente vi farò vedere lo scarico, perché mia intenzione è caricarli qua, portarli diciamo a valle, quindi dove ho scaricato il Komatsu, per poi scaricarli e magari riprenderli con un mezzo di trasporto idoneo, quindi come fanno nella realtà, quindi sul posto dove ci sono le difficoltà, magari anche a livello di strade dissestate, arrivano qui vari ponse perché sono articolati eccetera, poi si portano i tronchi in un luogo comune dove si fanno cataste e pile di tronchi, quindi a valle diciamo, e poi vengono caricati da altri mezzi idonei, però più idonei diciamo al trasporto veloce su strada, quindi verranno ricaricati sul MAN, quello lì 3 assi che abbiamo lasciato sotto al capannone, ecco. Quindi l'idea della serie è questa, è di andare a fare una parte forestale. Una volta ripulita quella zona potrei anche, credo e penso, sistemare con terrafarm e magari spianare o fare qualcosa di interessante, anche se magari può costare tanto a livello di, come dire, di esercizio di manovre, perché insomma la zona qua è abbastanza grande, però sarebbe interessante diciamo creare un po' un piccolo spiazzo, un pianoro, ma vedrò insomma la strada facendo. Detto questo, comunque cari ragazzi, siamo quasi giunti alla fine dell'episodio. Spero vi sia piaciuta anche l'idea, vi sia piaciuta come ho sistemato all'inizio la farm, che ormai non è più una farm, è più un deposito, però andava fatto, insomma. Spero sempre di darvi qualche idea, anche con le decorazioni, con le varie mod che ci sono in giro, insomma cerco sempre di darvi spunti con queste serie, ecco, e ovviamente di stare in compagnia vostra. Sono, come dire, più diciamo legato qua anche a un discorso di parlare per bene in italiano, ma per stare in compagnia vostra ancora più, come dire, in simpatia, sapete, c'è la serie in Trentin dove lì posso sfogarmi anche in dialetto. Ma vabbè, detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente vi aspetto nei prossimi video e non può mancare ovviamente il Fei Bravi. Ciao a tutti ragazzi!